Sono passati quasi 5.000 anni. Eppure, se ti fermi davanti alle piramidi d'Egitto e chiudi gli occhi, puoi ancora sentire il soffio del vento del deserto, il bisbiglio della storia che attraversa il tempo e ti sfiora. Queste colossali strutture, silenziosi guardiani del passato, sembrano respirare lentamente, custodendo segreti che sfidano l'immaginazione umana. Immagina di essere lì, sulla sabbia calda del deserto, mentre il sole nasce lentamente all'orizzonte, colorando il cielo di oro e fuoco. Davanti a te, gigantesca e misteriosa, la grande piramide di Giza si staglia contro il cielo. È l'alba dell'antico Egitto, il tempo in cui uomini e dei camminavano fianco a fianco. Chi furono quegli uomini che osarono sfidare l'eternità? Come riuscirono a erigere monumenti capaci di resistere al tempo stesso? Costruire una piramide non era solo un'impresa ingegneristica, era un atto sacro. Il faraone era un dio vivente e la sua piramide era il ponte verso l'eternità, la porta d'accesso al regno degli dei. Migliaia di operai arrivavano da ogni angolo dell'Egitto, uomini liberi, non schiavi come spesso si pensa. Erano orgogliosi di partecipare a una missione divina. Prima di tutto, si sceglieva con cura il luogo esatto in cui costruire. Non bastava che fosse pianeggiante. Doveva essere un punto sacro, allineato con le stelle, rivolto al sole e vicino al Nilo per favorire il trasporto. I sacerdoti consultavano le mappe celesti, gli astronomi osservavano i cicli delle costellazioni. Una volta scelto il punto, iniziava il lavoro più invisibile e fondamentale: livellare il terreno. Per creare una base perfettamente orizzontale, gli egizi usavano uno strumento sorprendente: l'acqua. Scavavano una rete di canali nel terreno e li riempivano, osservando dove si formavano avvallamenti. Riempivano questi spazi con ghiaia e sabbia, fino ad ottenere una superficie livellata con una precisione che oggi, con strumenti laser, confermiamo essere perfetta al millimetro. Dopo la preparazione del suolo si passava alla fase di estrazione delle pietre. Le cave principali si trovavano nei pressi di Tura per il calcare bianco e ad Aswan per il granito rosso utilizzato nelle camere interne. I blocchi venivano tagliati con strumenti di rame e pietre più dure come la dolerite. Il lavoro era lento e faticoso, ma incredibilmente preciso. Ogni blocco veniva marcato, schedato e preparato per il trasporto. Il trasporto era un'impresa logistica straordinaria. Dopo l'estrazione, i blocchi venivano caricati con grande attenzione su slitte di legno. Per ridurre l'attrito, gli egizi avevano sviluppato una tecnica semplice ma geniale. Versavano acqua sulla sabbia davanti alla slitta. Questo gesto, apparentemente banale, compattava la sabbia, dimezzando la forza necessaria per trascinare i blocchi. Recenti esperimenti hanno dimostrato che questa pratica rendeva possibile spostare pietre di svariate tonnellate con decine di uomini ben coordinati. Quando i blocchi dovevano percorrere distanze più lunghe, soprattutto quelli provenienti dalle cave di Aswan, si usavano grandi imbarcazioni. I blocchi venivano caricati su zattere robuste e spinti lungo il Nilo, sfruttando le piene stagionali per arrivare più vicini possibile al cantiere. Talvolta, per facilitare lo scarico, venivano scavati canali artificiali che collegavano direttamente il fiume all'area di costruzione.
Il movimento dei materiali era sincronizzato come un'orchestra. Ogni gruppo di operai aveva un compito preciso, ogni carico un destinatario, ogni giorno un obiettivo da raggiungere. Gli scribi registravano tutto, dagli orari agli strumenti usati, fino alle condizioni fisiche degli uomini. Il cantiere non era solo fatica, ma una macchina amministrativa sofisticata. Una volta giunti sul posto, iniziava la sfida più grande: sollevare e posizionare le pietre. Le teorie più accreditate parlano dell'uso di rampe. Alcuni archeologi credono che fossero dritte e molto lunghe, costruite frontalmente. Altri pensano a rampe a spirale che avvolgevano la piramide man mano che cresceva. Una teoria affascinante propone invece rampe interne, costruite dentro la piramide stessa, oggi invisibili, ma ancora oggetto di studio. È una teoria affascinante, perché spiegherebbe molte delle anomalie architettoniche rilevate con le moderne scansioni 3D. Anche se ancora dibattuta, offre un esempio concreto dell'ingegno e della complessità che si cela dietro ogni strato di pietra. Ogni blocco veniva sollevato lentamente, centimetro dopo centimetro, e sistemato con una precisione impressionante. Gli egizi non usavano malta, le pietre venivano sagomate e combinate tra loro in modo così perfetto che neanche una lama sottile poteva passare tra di essi. Il cantiere era un organismo vivente. Centinaia di squadre si muovevano in sincronia. Tagliatori, trasportatori, ingegneri, sorveglianti, scribi che registravano ogni dato. Le costruzioni duravano decenni. Intere generazioni lavoravano per un'unica piramide, nella speranza che quell'opera sacra potesse garantire la pace eterna al loro sovrano. Una volta che la piramide aveva raggiunto la sua forma definitiva e tutti i blocchi erano stati posizionati, si passava al rivestimento con lastre di calcare bianco, lucidato. Questo rivestimento rifletteva la luce del sole, facendo brillare la piramide come un faro nel deserto. Era il tocco finale, il simbolo della perfezione divina. Solo a quel punto si preparavano le camere funerarie. Il sarcofago veniva collocato con un rito segreto, seguito da cerimonie sacre. Il complesso veniva poi sigillato e le rampe smantellate o inglobate nella struttura. L'anima del faraone, così, poteva iniziare il suo viaggio verso le stelle. Le piramidi venivano orientate con straordinaria precisione rispetto ai solstizi e agli equinozi. Questo orientamento stabiliva un legame simbolico tra il faraone e il ciclo cosmico, assicurando all'anima reale un passaggio diretto verso le stelle e l'immortalità. La grande piramide di Giza, in particolare, conserva dettagli estremamente affascinanti, è perfettamente allineata con il nord geografico, con una precisione sbalorditiva, considerando l'epoca della sua costruzione. Questa precisione testimonia non solo una straordinaria competenza tecnica, ma anche un profondo significato spirituale attribuito agli orientamenti celesti. Infine, l'interno delle piramidi racconta un'altra storia affascinante. Le camere interne, i corridoi stretti e tortuosi, le camere funerarie accuratamente sigillate, tutti elementi che indicano un viaggio spirituale complesso. Questi passaggi interni erano decorati con geroglifici sacri, formule magiche e preghiere che avrebbero garantito la sicurezza e il successo di questo viaggio ultraterreno.
Nel 2017, una di queste indagini, condotta con particelle subatomiche chiamate muoni, ha individuato una vasta camera sopra la grande galleria della piramide di Cheope. Nessuno l'ha mai vista, nessuno sa cosa contenga. È lì, intatta da oltre 4 millenni, e potrebbe custodire un segreto che cambierebbe per sempre la nostra comprensione dell'antico Egitto. Un passaggio dimenticato? Una seconda camera funeraria? Una trappola per ladri? Ogni ipotesi apre un nuovo capitolo del mistero. Ogni nuova scoperta, invece di chiudere il caso, lo rende ancor più profondo. E così, nel cuore di queste montagne di pietra, si compiva l'inizio dell'eternità. Ogni piramide non era soltanto una tomba, ma un portale, un viaggio verso le stelle. Il faraone, ora trasformato in un essere divino, lasciava il mondo dei vivi per fondersi con il cosmo, divenendo parte dell'ordine eterno dell'universo. Il silenzio che avvolge oggi queste strutture è un silenzio carico di voci antiche, voci di padri e figli, di architetti e sacerdoti, di mani callose che hanno scolpito la storia nella pietra. Ogni blocco racconta una storia di sacrificio e visione, di fatica e fede incrollabile in qualcosa che va oltre il tempo. E mentre il sole tramonta lentamente sul deserto, tingendo le pietre di rosso e d'oro, le ombre delle piramidi si allungano come dita che toccano il cielo. È in quel momento che comprendi davvero. Non si tratta solo di ciò che vedi, si tratta di ciò che senti. Le piramidi sono il sussurro di un sogno antico che continua a vivere. Sono la prova che l'umanità, anche nei suoi albori, sapeva guardare in alto, sfidare l'impossibile e lasciare un segno indelebile sulla pelle della terra. E tu, davanti a queste meraviglie, non sei solo uno spettatore, sei erede di quella visione, parte di una storia che continua, una storia che ci unisce, che ci eleva e che ci ricorda che anche noi, come quei costruttori dimenticati dal tempo, possiamo ancora toccare le stelle.